una piccola frazione abbandonata dove una persona decide di andare a vivere. Questa volta non si tratta di un anziano signore con una lunga barba. Oggi siamo tra gli Appennini romagnoli per incontrare Martina. Spesso incontriamo persone nella seconda metà del loro cammino ed è affascinante capirne le tappe. Questa volta però ci è sembrato interessante incontrare qualcuno che fosse invece all'inizio del viaggio. Per capire da dove nasce l'esigenza di cambiare vita oggi, aggiungendo uno sguardo giovane alla nostra ricerca. Al nostro arrivo Martina sta facendo alcuni lavori in giardino, mentre ci raggiunge anche Johnny per controllare i nuovi arrivati. Da circa 3 anni vive in questo casale del 1700. Entrando si nota subito come diverse identità convivano qui. C'è la mia essenza, l'essenza del casale, l'essenza di mia nonna. Qua siamo in tanti, siamo in tantissimi. In realtà io sono soltanto il guardiano del casale. In generale qua ho recuperato un po' di tutto, i tavolini, mercatini dell'usato. Altre parti della casa invece sono ancora un cantiere. Sì, cioè questo è allucinante, è tutta roccia. E mi piace l'idea di intercettare questa storia mentre sta immaginando il proprio futuro. Questo è il mobile che sto costruendo. A prima vista Martina sembra avere le idee piuttosto chiare. Questa è quercina che l'ho alternata a 5 di aranci spinosi. E man mano che esploriamo il casale scopriamo nuovi lati della sua vita qui. Questa è un'altra stanza. Campane tibetane armoniche, land pan, i koshi. E questi invece sono i gong planetari. Se avete voglia vi accompagno pian pianino a sentire. Ovvio, lo spazio è ristretto, questo è un gongone. Molto volentieri. I bagni sonori sono delle immersioni nel suono. E sono composti da tutta una serie di strumenti, ognuno ha una determinata serie di frequenze. Sono felice che ci abbia mostrato subito una dimensione così intima. Si vedeva che questa conducesse a qualcosa di importante per lei, ma avremo modo di parlarne. E poi qui c'è il cucinotto. E queste sono travi proprio vecchissime, castagno. Questo ai tempi era un cammino, adesso insomma l'ho sistemato da dispensa. C'ho il termocamino di là, quindi riscaldo tutto col termocamino. Ok, e qui siamo a 600 metri più o meno? Sì, sì. Quindi l'inverno può essere freschetto. Madonna. Un aspetto che mi incuriosisce è che questa non è la storia di una ragazza cresciuta in natura. Non avevo mai preso un'accetta in mano in vita mia. Martina viene da Ravenna, dove ha sempre condotto una vita di città. Sto ancora imparando, ovviamente. Allora, come ha imparato a portare avanti un intero casale da sola? Il tanto lavoro fisico, la gestione economica, ma soprattutto da dove nasce, in una ragazza di 28 anni, la volontà di prendere questa scelta?
Il tutto era iniziato appunto in fase adolescenziale perché non stavo bene, no? Tendenzialmente queste epifanie derivano da stati un po' bui. Gli interessi delle persone andavano in una direzione e io andavo all'esatto opposto. Perfetto. Martina vive da subito un senso di smarrimento. Una delle cause viene dalla scuola. Mi ritenevo stupida, che se non prendi 8 o 9 allora sei stupido, non sei intelligente, ma va. Avevo un sacco dubitato di me. Ad affollare la mente di una ragazza adolescente ci sono meccanismi sociali in cui non si ritrova. La questione dell'apparenza, di tutto ciò che è manifesto, di tutto ciò che in realtà è totalmente superfluo. L'estetica, il dover piacere, cavolo, quante energie perdi e disperdi per compiacere gli altri. Solo che qual è il problema? Che a scuola nessuno ti dice guarda che c'è anche tutta un'altra forma, cioè c'è tutta un'altra vita, tutti ti ripetono le stesse robe a pappardella dalle elementari alle medie, al liceo e poi dopo devi uscire, andare all'università e lavorare. Ho detto, però io in tutto ciò continuo a non capire tanto di me. Queste premesse conducono Martina in un periodo molto difficile, di cui ci parla con sincerità. Però appunto avevo sofferto di bulimia nervosa, autolesionismo, depressione, insomma di tutto e di più. E tutto riversato contro di me, verso me stessa, perché io ero il problema. Oppure dicevo, questo era un pensiero allucinante, cioè i miei genitori stanno investendo i loro soldi in me che non gli posso dare nulla, non sono nulla, mi sentivo proprio così, no? E dicevo, cavolo, però se morissi questi soldi loro se li potrebbero tenere, ecco, potrebbero farsi qualche vacanza in più, no? Cioè questi erano i miei pensieri. E col senno di poi dico, ma va a cagare, no, hai presente le persone che dicono, ma ci credevo profondamente, perché? Perché nulla di tutto quello con cui mi rapportavo mi risuonava. Dopo la scuola, alcune cose iniziano a cambiare. E quindi uscita dal liceo, poi questa mia amica, lei faceva teatro, era un'accademia di teatro, di arte drammatica, che però contemplava al suo interno delle ore di respiro, delle ore di teatro danza e lì ho iniziato un po' a finalmente dire ok, io sono questo. Da di lì poi dopo ho fatto tutta una serie di altri studi, ho detto ok, adesso mi faccio il mio corso di yoga, ero partita poi dal taoismo e da studi principalmente teorici, diciamo di letture. E poi sono andata ad Ananda, che è una comunità lì in Umbria. In questo percorso trova le chiavi per domare quei pensieri che la avevano a lungo perseguitata. È il riconoscere che in realtà era tutto frutto della mia mente. Passare tanto tempo con le nostre paure, le nostre insicurezze, affrontarle, non schivarle, andarci di petto e poi dopo andarci a braccetto. Parallelamente Martina lavora, facendo molte esperienze diverse. Feci la cameriera in un contesto che era totalmente dissonante. Ho fatto la sfoglina, ho fatto volantinaggio viaggiando, quindi anche quella è stata una bellissima esperienza, io da sola con sta macchina.
Ai tempi appunto avevo lavorato con questo ragazzo che faceva giardinaggio e tree climbing. Sono tutte esperienze che poi ti addestrano per un qualcosa di più grande che ancora non sai, però finché le senti è la strada giusta. Non c'è una cosa che non ho fatto che non mi servisse qua, per dire. Quindi. E mentre Martina continuava a fare le esperienze che l'avrebbero portata qui, c'è una persona in particolare che lascerà in lei un segno profondo. E mentre la storia continua, ringraziamo NordVPN, che da diversi anni ci aiuta a proteggere i nostri dati sensibili online e a risparmiare sulle prenotazioni di alloggi, voli, treni e noleggi auto. Un recente studio di NordVPN infatti ha dimostrato come geolocalizzandosi da paesi diversi si possano visualizzare sui siti di prenotazione prezzi inferiori anche di centinaia di euro rispetto a quelli proposti in Italia. Con un unico abbonamento inoltre è possibile avere fino a 10 dispositivi protetti e una garanzia di rimborso di 30 giorni. Vi lascio qui sotto il link nordvpn.com/thepillow dal quale potrete ottenere in offerta 4 mesi extra sui piani biennali. E appunto ricollegandomi sempre al discorso di nonna, quando lei mi chiese di farle da badante, ciao Tato, da badante per gli ultimi suoi mesi di vita, io ho preso tutto da lei. Lei era una streghetta verde, dal pollice verde. Davvero? Sì, sì, Cavolo, sì. che bello. Era la classica donna, no, la nonna, che però se le parlavo di vibrazioni, lei mi appoggiava. Mentre ci parla del rapporto con la nonna, ci mostra le sue campane alchemiche. Sì, infatti credo che la mia parte istintiva sia principalmente governata da un sentire, da un legame che abbiamo. Me la faccio sentire. Chiudete gli occhi. Ok, bello. Questo mio legame con la natura, con le piante, con le erbe, tra virgolette nella mia ignoranza, mi sembra di saperle le cose e mi sembra che comunque ci sia sempre qualcuno che mi dica questo sì, questo no, e so che è lei comunque. Mio padre, medico, mio zio, medico, mio fratello, medico. Diciamo che sono sempre stata un po' la pecora nera, questa è un po' sbandata, cioè, no. E arriva mia nonna con questo cariglione perché aveva appunto sentito che stavo male, cioè a riguardo, e me lo girò e mi portò totalmente in un'altra dimensione. Alcune semplici note arrugginite sono per Martina la base della scelta di vita che l'ha portata qui. Così la scelta del casale è quella che per Martina unisce tutti i puntini. Quando sono arrivata qua in realtà era una giornata uggiosa, però appena sono entrata, cioè quando una cosa la senti, la senti. Innanzitutto il casale stava per andare all'asta, quindi totalmente svalutato. La cosa sulla quale mi sono dovuta soffermare, disinnescare quell'ansia di dire sto iniziando un mutuo a 26 anni, sto decidendo i prossimi anni della mia vita. Ovviamente se non ci fosse stata la firma di mio padre io non sarei partita.
Anche perché realizzo che a 26 anni uno che apre un mutuo con un casale del genere dice già questa è figlia di papà, ed è sempre stato quello per cui ho lottato contro. Da quella dinamica che vuole farti vivere l'aiuto di un genitore come una colpa, Martina trova l'enorme energia necessaria per essere indipendente quassù. Per mantenere se stessa e il casale, ha deciso di aprire le porte e fare accoglienza. E adesso appunto il mutuo si paga con l'ospitalità. Eccolo! Ragazzi! Non riesco a staccarlo con l'unghia. Ecco, bello. Cosa hai trovato? Degli asparagi. E a livello di vita qua in questi 2 anni e mezzo, quali sono per te le difficoltà principali? Secondo me le sfide concrete derivano tutte dalle sfide mentali. Le paure più ataviche sono quelle un po' più toste da affrontare. La paura dell'abbandono. Il fatto, no, di dire ma sono qua da sola, un po' sociale, ma chissà, incontrerò qualcuno, no? Okay. Queste sono le paure con le quali mi interfaccio di più, che però sempre attraverso un po' di letture e proprio un po' di respiro, un po' di silenzio, poi ridimensiona e dico no. Le isoli e le riduci a dei momenti. Sì, esatto, perché poi esce e dici Madonna, l'immensità. Ogni volta che passeggi e ti guardi intorno e vedi giornate come questa, con tutta questa bellezza intorno, cosa ti capita di pensare? Col cane? Esordisco con un bellissimo ma dove cacchio vivo? Cioè tutti i giorni, cioè, mi affaccio dalla finestra e dico mamma mia, che un senso di gratitudine immenso, immenso. Non ci sei più te, ma sei in funzione di, cioè quando ti togli di mezzo è già metà della fatta. Se fai le cose per una necessità dell'anima e non per un appagamento dell'ego, allora l'universo ti risponde. Faccio tutto con cuore aperto, con voglia di sacrificio, perché ci credo, cioè, ho fede nel processo, tante volte ripeto ho paura di non farcela, però sono paure che mi arrischio. E questa era la storia di Martina, che ringraziamo molto perché è tutt'altro che semplice aprirsi con questa sincerità e per averci permesso di aggiungere il suo sguardo alla nostra ricerca.